Lui è il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon. Lui è la nuova versione dell'ebook reader per eccellenza. Potrete leggere migliaia di libri e fumetti in formato digitale senza portarveli fisicamente con voi. Una grande comodità. Ma perché preferirlo ad uno smartphone o a un tablet? Beh, i motivi sono molteplici e ve li spiego subito. Il più importante secondo me è sicuramente il display, ora da 6.8 pollici, quindi più grande rispetto alla generazione precedente. Con tecnologia ad inchiostro elettronico vi sembrerà di leggere le pagine di un vero libro, quasi stampate su uno schermo, senza però mai affaticare la vostra vista come succede con i classici display da smartphone. Inoltre si vede benissimo anche sotto luce diretta solare, questo grazie anche al trattamento antiriflesso, anzi più luce c'è meglio si vede. In caso vogliate comunque leggere al buio, beh, ci sono i LED regolabili sia nell'intensità sia nella tonalità del colore e passano dai 5 del vecchio modello ai 17 attuali. E oltre a questo abbiamo un dispositivo molto più veloce e reattivo e lo notiamo specialmente quando voltiamo pagina o ingrandiamo una vignetta. Un altro grande punto a favore è sicuramente l'autonomia che arriva, pensate, alle 10 settimane di utilizzo. Questo perché è un dispositivo a basso consumo, il display non è praticamente mai acceso ed è un po' come utilizzare uno smartphone in modalità stand-by. E finalmente su questa generazione abbiamo quante volte ho detto? 2 volte, finalmente 3 volte la ricarica tramite porta USB Type-C. Inoltre la versione più costosa è dotata anche di ricarica wireless, oltre alla regolazione automatica della luminosità del display. Il suo sistema operativo è pensato, nemmeno a dirlo, per la lettura, anche se è presente un browser internet abbastanza rudimentale, ma comunque funziona. Alcune funzionalità interessanti sono la possibilità di evidenziare parole e frasi, cercarne eventualmente il significato online oppure la traduzione. Il tutto è permesso dalla Wi-Fi integrata nel dispositivo, quindi possiamo connetterlo semplicemente all'hotspot del nostro smartphone quando siamo all'aria aperta come in questo caso, oppure alla Wi-Fi domestica quando siamo in casa. Troviamo 8 GB di memoria interna che sono tantissimi per libri e fumetti, ne potrete immagazzinare migliaia, ma se non dovessero bastarvi abbiamo la versione più costosa con 32 GB di memoria di archiviazione che penso bastino per l'intera libreria mondiale o quasi. Per quanto riguarda il design invece abbiamo finalmente cornici più sottili e moderne, anche se secondo me le cornici su dispositivi di questo tipo ci vogliono perché lo andiamo a impugnare molto spesso dalle parti laterali. Non troviamo materiali particolarmente pregiati, ma il rivestimento è gommato, quindi garantisce un buon grip e sensazione di solidità, anche se trattiene un po' troppo le impronte. Comunque non manca nemmeno la certificazione di impermeabilità. Potrete utilizzarlo quindi senza problemi anche nella vasca da bagno. Ok, forse meglio di no, però potete farlo. Un dispositivo che mi è piaciuto davvero tanto, lo porto sempre con me, lo trovo molto più utile di un semplice tablet, almeno per la lettura, e per questo motivo lo consiglio a tutti gli amanti della lettura che vogliono leggere ovunque si trovino senza doversi portare appresso una decina di libri e fumetti. Una grande comodità. Il suo prezzo parte dai 139 euro per questa versione entry level con 8 GB di memoria integrata e arriva ai 189 euro, se non vado errato, per la versione con 32 GB di memoria, ricarica wireless e regolazione automatica della luminosità. Anche se, ve lo ripeto, secondo me la versione base è più che sufficiente. Se volete acquistarlo vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video, eventuali offerte e coupon invece ve li segnalerò direttamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video. Entrateci e fatemi sapere ora cosa ne pensate di questo nuovo Kindle Paperwhite, lo trovate interessante, una buona innovazione rispetto al modello precedente oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto e per dubbi o domande non esitate a chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione e se questo video vi è piaciuto almeno un pochino così potete supportarmi con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima e buona lettura. Ciao ragazzi!